Dal Vangelo secondo Marco. Buona Pasqua, sorelle e fratelli. Il grande interrogativo che gli uomini si sono posti fin da quando hanno acquistato l'autocoscienza è stato: perché la nostra vita finisce? Gli altri esseri viventi non sanno che la loro vita si conclude, soltanto l'uomo ha questa coscienza e si rimuove. Il pensiero della morte, perché gli fa paura, rinuncia a un qualcosa che gli è peculiare. Per questo è chiamato a riconciliarsi con questo pensiero, perché costruisce poi la vita in un modo diverso, se tiene presente che ha un inizio e ha una fine. Questo appartiene alla sua condizione umana. Nemmeno Dio può creare un uomo che non sia mortale, sarebbe un'altra creatura. Allora sorge la domanda: se siamo destinati a morire, perché Dio ci ha messo al mondo? Se la morte è il nostro ultimo destino, allora Dio, se esiste, si è preso gioco di noi. Fin dall'antichità gli uomini hanno cercato di dare una risposta a questo interrogativo angosciante e hanno risposto nell'antico Medio Oriente con i miti, che sono filosofia, la loro filosofia. Che risposta hanno dato a questo interrogativo? Hanno detto che quando gli dei hanno creato l'umanità, la morte, ecco ciò che hanno dato all'umanità. La vita l'hanno tenuta nelle loro mani. È la risposta che la taverniera Siduri dà a Gilgamesh, che sta per passare dal mondo dei vivi al mondo dei morti perché va alla ricerca del suo amico Enkidu. Non c'è speranza, gli dei si sono ottenuti per loro l'immortalità. È una riflessione sconsolata quella che Siduri comunica a Gilgamesh, ma è una riflessione che troviamo anche nella Bibbia. Salomone, per esempio, nella sua preghiera dice: come un'ombra sono i giorni dell'uomo sulla terra, e non c'è speranza. Coelet è ancora più diretto: la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono anche quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo, tutto è venuto dalla polvere e tutto torna alla polvere. Sconsolata la riflessione del Coelet, che non ha altra luce se non quella dei ragionamenti umani. I salmisti hanno cominciato a intuire una risposta valida a questo interrogativo che da sempre ha angosciato l'umanità. E i salmisti hanno capito che non si doveva partire da ragionamenti filosofici sull'immortalità dell'anima, ma invitavano a riflettere sulla logica dell'amore. E se Dio è entrato in dialogo d'amore con l'uomo, e se il suo amore è autentico, non può prendersi gioco di noi. L'autore del Salmo 16, per esempio, conclude la sua preghiera dicendo: tu, o Dio, non puoi permettere che il tuo santo, dice la traduzione, ma il termine ebraico è Hasid, che significa il tuo innamorato. Non puoi permettere, o Dio, che il tuo innamorato rimanga nello Sheol. Tu mi devi indicare il sentiero della vita. Quale sentiero c'è per poter uscire dallo Sheol? Perché tu non puoi restare senza di me. E allora, dice il salmista, sarà gioia piena stare per sempre con te. Sono intuizioni corrette quelli dei salmisti,
ma non hanno ancora la risposta sicura al senso del nostro esistere. È nella notte di Pasqua che Dio ha dato la risposta definitiva a questo interrogativo. Proviamo a immaginare di essere sul Calvario la sera di quel venerdì 7 aprile dell'anno 30, il giorno in cui Gesù è stato crocifisso. Giuseppe d'Arimatea si sta allontanando dopo aver fatto rotolare quella grande pietra davanti al sepolcro. Ha assistito alla morte ignominiosa di un giusto, uno che è vissuto amando e amando soltanto, e credo che la sua riflessione l'abbia portato a concludere con le parole del Coelet: vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per il malvagio, per il puro e per l'impuro, per chi onora Dio e per chi bestemmia. Tutti vanno a finire nello Sheol, la sorte di tutti è la stessa. Deve avere concluso così, sconsolato, Giuseppe d'Arimatea. Scende quindi il buio e il silenzio sulla città di Gerusalemme, le famiglie sono riunite nelle case illuminate per la cena pasquale. Non si muove più nulla perché è iniziato il grande riposo. È così che trascorre il sabato della Pasqua ebraica. Gesù è stato posto nel sepolcro e la gente è riunita nelle case per la cena pasquale. Trascorre il sabato e alla sera di quel sabato inizia il nuovo giorno. Ed ecco che alcune donne escono dalle loro case perché è finito il riposo della Pasqua. Sono le stesse che da lontano hanno assistito alla morte del Maestro e alla sua sepoltura. Sentiamo cosa vanno a fare. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo, e Salomè comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Prima di accostarci a questo brano evangelico, è necessario mettere in guardia da un errore in cui cade il lettore poco attento. Chi è questo lettore? È colui che si accosta ai racconti della Pasqua che sono stati scritti dai 4 evangelisti come se fossero 4 pagine di cronaca. E che cosa accade a questo lettore? Che si imbatte subito in incongruenze, in informazioni contraddittorie e inconciliabili. Marco, per esempio, lo sentiremo tra poco, dice che le donne hanno visto nel sepolcro un giovane. Luca dice erano 2 uomini. Matteo descrive addirittura una scena grandiosa, dice che quando le donne sono giunte al sepolcro ci fu un grande terremoto, un angelo del Signore scese dal cielo, fece rotolare la pietra e si sedette sopra di essa. Il suo aspetto era come la folgore, il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento le guardie rimasero tramortite, ma l'angelo del Signore disse alle donne: non abbiate paura voi. A questo punto il lettore poco accorto rimane disorientato, è confuso e si chiede: ma che cosa hanno visto le donne? E chi me la racconta giusta? Ecco, il lettore intelligente si pone un'altra domanda, quella che noi dobbiamo porci, ed è questa: cosa mi vuole dire ogni evangelista e quali immagini impiega, che linguaggio usa, perché lo devo distinguere dal messaggio. Il linguaggio, le immagini servono per veicolare il messaggio. Possiamo confrontare
le immagini come se fossero cronaca. Questo va tenuto presente per cogliere davvero il messaggio dell'Evangelista. Noi, in questa notte di Pasqua, ci troviamo con la versione di questa esperienza della Pasqua che ci viene raccontata da Marco e noi cercheremo di cogliere che cosa l'Evangelista ci vuole dire. E iniziamo dal motivo che ha spinto le donne a recarsi al sepolcro. Marco dice che vanno per ungere il corpo di Gesù. Pare un'informazione, ma non lo è. Non esisteva affatto l'uso di ungere i cadaveri che venivano soltanto lavati, vestiti e poi avvolti in un lenzuolo. Difatti, Matteo e Giovanni dicono che le donne andavano a far visita al sepolcro e questo sì che erano soliti fare in quel tempo perché per 3 giorni dopo la sepoltura erano soliti andare a compiangere il defunto e anche per accertarsi che la morte fosse definitiva, perché la sepoltura era fatta subito dopo il decesso e quindi poteva capitare che si trattasse di una morte apparente. Questa è la ragione per cui le donne, come ci dice Matteo e Giovanni, andavano a fare visita al sepolcro. Perché allora Marco introduce questa unzione? Anzitutto direi che l'Evangelista vuole far riflettere il lettore. Pare che lo inviti a meditare sul gesto che vogliono compiere le donne. È l'unica cosa che l'uomo è capace di fare di fronte alla morte. Ungere un cadavere, imbalsamarlo. Ma che cosa ottiene? Chi mummifica un cadavere non vince la morte, costruisce un monumento alla vittoria della morte. Ecco, l'Evangelista vuole proprio farci riflettere. L'uomo, con le sue capacità, non potrà mai vincere la morte. Sono tutti palliativi, quelli che lui cerca per prolungare in qualche modo la vita. C'è un'altra ragione. Per ungere il corpo di Gesù, le donne dovrebbero far rotolare quella pietra che separa il mondo dei vivi da quello dei morti. Ma quella pietra è inamovibile e l'Evangelista Marco vuole proprio richiamare l'attenzione su quella pietra. Ecco, l'uomo può imbalsamare un cadavere, ma è incapace di muovere la pietra. Quando uno è morto è separato per sempre dal mondo dei vivi. Sono 2 mondi che non comunicano più e l'uomo non riesce a spalancare la porta che mette in comunicazione questi 2 mondi. Proviamo a pensare che cosa potevano aspettarsi le donne che andavano al sepolcro quel mattino della Pasqua. Potevano aspettarsi una rianimazione, lo abbiamo già detto, ma nel caso di Gesù che aveva il corpo martoriato, questa rianimazione era assolutamente impossibile. Potevano aspettarsi una risurrezione, secondo la concezione che c'era, non in tutto il popolo di Israele. I farisei credevano in una risurrezione, ma intesa come una rianimazione di un cadavere, ma quando si aspettavano questa risurrezione? Dopo centinaia, migliaia, forse milioni di anni, dicevano che quando sarebbe venuto il Messia, nel regno del figlio dell'uomo, i giusti sarebbero tornati in vita. Questa concezione era iniziata 2 secoli prima di Cristo ed è quella attesa della risurrezione in cui credeva Marta.
quando dice a Gesù: io so che mio fratello, essendo un giusto, risorgerà quando ci sarà il regno del Figlio dell'uomo. Ma in questa risurrezione credevano soltanto i farisei, i sadducei la deridevano e il popolo aveva altri problemi, non si concentrava su questo tema della risurrezione. Gesù aveva parlato di risurrezione, aveva detto che chi crede in lui non muore. La vita biologica finisce, ma la vita dell'Eterno che lui ha introdotto in questo mondo e che viene donata non ai morti, ma ai vivi, questa vita non è toccata dalla fine della vita biologica. Aveva quindi parlato di una vita che non finisce, una non morte. Non avevano capito però quello che lui aveva detto. Ci voleva un'altra luce, la luce della Pasqua, per capire ciò che Gesù aveva detto riguardo alla vittoria sulla morte. Non un prolungamento di una vita biologica. E attenti bene che questa vita non è donata ai morti, è donata ai vivi che non muoiono, proprio perché hanno questa vita donata dall'Eterno. Vanno le donne di buon mattino, nel primo giorno dei sabati, al levar del sole. Ci sono 3 indicazioni di tempo e sono significative. L'Evangelista insiste sul buon mattino e di buon mattino sta levando il sole. Non vorrei esagerare l'allegoria del simbolo, ma l'insistenza dell'Evangelista ci porta a pensare che lui alluda alla luce nuova che sta per rischiarare la tenebra del mondo, quella tenebra che ha avvolto nella disperazione l'intera umanità. Adesso questa tenebra sta per essere dissolta. Spunta una luce di un nuovo giorno. E dicevano le donne: chi ci rotolerà la pietra? Eccolo l'ostacolo che la forza umana non è capace di rimuovere. Solo un intervento del cielo può aprire la comunicazione fra i 2 mondi. Sentiamo cosa incontrano le donne che giungono al sepolcro. Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. L'Evangelista Marco nota che quando giungono al sepolcro le donne alzano lo sguardo. Vuol dire che fino a quel momento l'avevano abbassato verso la terra. Non è un dettaglio secondario, Marco non era presente. Se nota questo alzare lo sguardo, vuole inviarci un messaggio. Queste donne sono l'immagine di ciò che ha fatto l'umanità fino a quel momento. Ha cercato la risposta all'enigma della morte ripiegando lo sguardo sulla terra, affidando le proprie speranze di vita alle risorse tecniche, alla scienza,
alla mummificazione, guardando verso la terra, erano arrivati lì. E oggi le tecniche sono diverse, si possono chiamare clonazione, ibernazione, ma l'obiettivo è lo stesso: rendere eterna questa vita, e la risposta la si cerca dalla terra, ma il risultato non può che essere quello di sempre, al massimo il prolungamento di una vecchiaia, di questa vita biologica. Non è dalla terra che può venire la vittoria sulla morte. Di fronte al sepolcro, a ogni sepolcro, Marco invita a fare come le donne, alzare lo sguardo, lasciarsi coinvolgere nella luce che viene dal cielo. E le donne che hanno alzato lo sguardo si rendono conto che quella pietra, che non poteva essere mossa dalla forza umana, è stata mossa dal cielo, è stata rotolata via. Qualcuno ha realizzato ciò che loro non erano in grado di fare. Qualcuno ha spezzato la potenza della morte. È entrato nello Sheol e ha svuotato quello Sheol, ha schiacciato quella morte. La vedete? Quella porta che è stata sfondata da Gesù quando è entrato nello Sheol, e quella porta ha schiacciato la morte. La vedete anche che fugge, vinta per sempre. La vittoria sulla morte, nel senso di prolungare una vita biologica, non è vittoria sulla morte, perché la morte poi torna a questo mostro per riprendersi la preda. La vittoria sulla morte si ha soltanto quando si consegna alla morte la vita biologica che finisce, ma a questo uomo è stata donata una vita che questo mostro della morte non può toccare. Le donne entrano nel sepolcro, hanno passato la frontiera, sono entrati in contatto con il mondo dei morti e pensavano di trovare i morti nello Sheol, trovare dei vecchi. Invece ecco la sorpresa: vedono un giovane. Termine greco, neaniskon. L'abbiamo già trovato un'altra volta, la scorsa settimana, quando nel Getsemani abbiamo visto questo giovane lasciare nelle mani di coloro che lo avevano catturato e cercavano di trattenerlo, ha lasciato nelle loro mani la sindone e lui è fuggito col corpo nudo. Qui ritroviamo, ed è l'unica volta che ricorre ancora questo termine giovane, è proprio qui nel sepolcro, e questa volta non è avvolto in una sindone, ma in una veste bianca, splendente. È il segno che le donne in questo Sheol, dove si aspettavano di trovare la vita vecchia e la morte, trovano invece che la vita è giovane, non una vita vecchia. Da quando nello Sheol, negli inferi, è giunto Gesù, lì è entrata una vita che sarà sempre giovane. Nel mondo di Dio non si diventa più vecchi, perché il tempo non passa più. E questo giovane è seduto a destra. Il termine greco entois dexiois è plurale, alle destre, cioè tutto positivo e tutto bello in questo mondo dove le donne invece si aspettavano di trovare dei cadaveri. No, è tutto bello perché è il mondo nuovo, è il mondo di Dio, il mondo dell'Eterno. E la veste bianca è il simbolo della luce, della festa, della gioia. Le donne si spaventano, è sorprendente la reazione. Ci aspetteremmo la gioia, invece c'è lo stupore.
c'è un termine greco, ecstasis. È come se fossero uscite da se stesse, fossero entrati in un contesto, in un mondo che non si aspettavano, sono sconcertate. E lo spavento è causato proprio da questo incontro col messaggero celeste. Timore, spavento sono la reazione normale quando nella Bibbia viene raccontato l'incontro con il mondo di Dio, con il divino, e Marco più di tutti sottolinea questa reazione di spavento nelle donne. Questa è la prima. Questo giovane dice alle donne: non vi spaventate, voi cercate il Nazareno, il crocifisso. Sono i due estremi della vita pubblica di Gesù. La Nazareth, da dove parte, e il Calvario, il crocifisso. Questa vita è entrata nel mondo di Dio, è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Si aspettavano di trovare non solo questo defunto nello Sheol, la persona cara che era stata sepolta da Giuseppe d'Arimatea, ma nello Sheol dovevano esserci tutti i morti. No, dice questo giovane, qui la vita è giovane. Quando è entrata la vita dell'Eterno con Gesù, ha svuotato questo limbo, questo Sheol. Dio è intervenuto, ha rovesciato la sorte di quest'uomo crocifisso. Ed ecco adesso l'invito che il giovane fa alle donne: andate, dite ai discepoli e a Pietro che vadano in Galilea. Lui li precede là lo vedrete come vi ha detto. C'è l'incarico dato alle donne, non di raccontare l'esperienza che loro avevano fatto, ma di invitare i discepoli ad andare in Galilea a fare loro l'esperienza che le donne hanno fatto. Che cosa significa questo invito? I discepoli devono ripercorrere quel cammino che hanno fatto al seguito del Maestro, non hanno visto dove finisce la vita donata, devono ripercorrere questo cammino e al termine del viaggio si renderanno conto che lui ha avuto ragione e, come il centurione, riconosceranno nel volto di Gesù, che dona la vita, il volto di Dio, che è amore e solo amore, e percepiranno nel loro intimo la voce che li assicurerà: se vivete come Lui per amore, voi entrerete con Lui nel mondo dei risorti. È l'esperienza che questo giovane invita a fare ognuno di noi, riprendere in mano questo Vangelo secondo Marco, che parte dalla Galilea, ripercorrere al seguito del Maestro tutta la sua vita, e come i discepoli noi arriveremo sul Calvario e come il centurione noi scopriremo sul volto di Gesù il Figlio di Dio, colui che assomiglia al Padre perché ha donato la vita per amore, e Dio è amore e solo amore. Che cosa fanno le donne? Fuggono via dal sepolcro. Infatti, dice l'Evangelista Marco, erano state colte da spavento e estasis e non dissero nulla a nessuno, avevano paura. Infatti, di nuovo viene ripreso questo tema della paura e questa conclusione del Vangelo secondo Marco, perché finiva così il Vangelo secondo Marco, è estremamente sorprendente. Avevano paura, infatti. Non c'è libro della letteratura mondiale che finisca con un infatti.
La ragione è molto chiara, perché non finisce il Vangelo secondo Marco, comincia, perché deve ripartire dalla Galilea. Soltanto ripartendo dalla Galilea e giungendo allo sguardo su colui che dona la vita, allora sì, si conclude questo viaggio e questa professione di fede che è stata quella del centurione. Perché le donne hanno paura? Lo spavento è una reazione teologica. Le donne rappresentano la comunità cristiana. Perché rimangono spaventate? Se si fossero trovati di fronte al cadavere di Gesù, avrebbero pianto, avrebbero detto: ecco un giusto che è finito e per tutta la nostra vita noi lo rimpiangeremo. Poi la loro vita continuava esattamente come prima, con i loro interrogativi, con i loro progetti, i loro sogni. Anche gli apostoli avrebbero continuato a fare la vita di prima. Non sarebbe cambiato nulla, sarebbe rimasto soltanto il ricordo di questo Gesù di Nazareth. Non si sarebbero spaventate. Perché si spaventano? Di fronte alla risurrezione. Perché se lui aveva ragione, cambia tutto. Se lui aveva ragione vuol dire che la vita riuscita non è quella trattenuta per sé, come noi siamo portati a fare, ripiegandoci su noi stessi. La vita riuscita è quella donata per amore e questo ci fa paura. Se non abbiamo paura, vuol dire che non abbiamo capito la proposta della Pasqua. L'uomo riuscito, colui che viene introdotto nella gloria del Padre, colui che è davvero il Figlio di Dio, è colui che ha donato la vita. Chi ha fatto l'esperienza della Pasqua non può non spaventarsi. Se non si spaventa, vuol dire che non ha capito. C'è un'altra ragione. Non dicono nulla a nessuno. Perché non dicono nulla a nessuno? È esattamente la paura che abbiamo anche noi oggi di annunciare il risorto e la Pasqua. Quando noi annunciamo le proposte morali che fa Gesù di Nazareth, giustamente ce ne gloriamo. Non c'è umanesimo più bello di quello che ha proposto Gesù. Le sue beatitudini sono l'apice delle proposte che l'uomo può fare per una vita umanamente apprezzabile. Ma la tentazione è quello di fermarci lì. E l'umanesimo cristiano, quello che ci propone Gesù, starebbe in piedi anche senza la Pasqua, perché nell'intimo dell'uomo sentiamo che l'uomo vero è quello, non colui che uccide, che opprime, che offende, che ruba. No, è colui che ama, che è realmente uomo. Il resto, quello ancora delle belve. Starebbe in piedi questa proposta anche senza la Pasqua. Quando si tratta di annunciare la vita oltre la vita dell'Eterno che ci è stata donata, anche noi cominciamo a trovarci a disagio. Abbiamo quasi pudore di annunciare questa verità che cambia completamente il modo di rapportarci con le realtà di questo mondo. Cambia il modo di vedere la vita, la famiglia, il denaro, la carriera. Cambia tutto. E questa prospettiva pasquale anche noi abbiamo pudore di presentarla. A volte, anche durante la celebrazione della notte di Pasqua, predicatori, invece di annunciare, e dovrebbe luccicare loro gli occhi, quando annunciano questa vittoria sulla morte, danno tante raccomandazioni molto belle
ma non hanno tante volte il coraggio di annunciare questa verità centrale per la nostra fede, la vita dell'Eterno che vince la morte. Ma questo silenzio delle donne credo abbia anche un altro significato, un altro messaggio per noi. L'annuncio del Vangelo è inaugurato con il silenzio dalle donne. Non dicono nulla a nessuno. È l'inizio dell'annuncio del Vangelo. Ripartire dalla Galilea. In Marco queste donne, più che l'immagine di chi corre ad annunciare il messaggio pasquale, sono l'immagine di chi ascolta, di chi interiorizza l'esperienza che ha fatto. Il silenzio è necessario prima dell'annuncio. In queste donne e in tutti coloro che fanno l'esperienza della Pasqua avviene uno sconvolgimento interiore, porta a uno squilibrio sulle prospettive di vita che diventano completamente nuove. Il senso dell'esistenza cambia radicalmente quando si è raggiunti dalla luce della Pasqua. Ecco, queste donne non parlano, devono prima prendere coscienza dello sconvolgimento che è avvenuto in loro. Devono prendere coscienza di questa scossa interiore. Soltanto dopo potranno invitare altri a fare lo stesso cammino per giungere alla visione del risorto. Auguro a tutti una buona Pasqua.